Sicché, dunque, questo video nasce dalla partecipazione a una serie di eventi, tra cui in particolare uno di Assirm, organizzato da Assirm, che hanno parlato di AI e legata al nostro lavoro. E nasce da una preoccupazione, fondamentalmente. Abbiamo sentito parlare più volte di sistemi di intelligenza artificiale che vengono usati quasi in sostituzione del fare ricerche. E questo è francamente preoccupante, non tanto perché perdiamo il lavoro, perché io un piano B ce l'ho. Lo dico, me lo sto Tutti ci stiamo creando, pensando. un bel piano B. Il fatto è che c'è una confusione tra due termini, che è analisi e ricerche di mercato, che ora spieghiamo meglio, ma il punto è questo. Io ho sempre pensato al nostro lavoro come se fossimo un po' delle spugne, cioè l'azienda viene da noi attraverso gli intervistati e ci racconta una serie di cose, ce le racconta davvero, cioè ce le racconta di persona, come se fossimo qua io e te di fronte, Esatto. buongiorno, salve, arrivederci, e quindi ci dicono, raccontano una fotografia dell'azienda, dei problemi o di quello che è l'oggetto di ricerca. Quando si fanno analisi di mercato le cose sono diverse, giusto? Eh sì, molto diverse, altro che è una differenza che abbiamo bisogno di sottolineare perché il tema è quello che sembra che a questo punto il nostro lavoro effettivamente non sia più necessario perché tutti i dati sono disponibili sul web e allora qui la domanda ci è sorta, no? E ci è venuto anche da condividere questo dubbio fondamentalmente. Ma che cos'è un'analisi di mercato? L'analisi di mercato attinge da dati secondari, da dati presenti sul web, da fonti più o meno attendibili e autorevoli, quindi è un lavoro completamente diverso che è quella che noi abbiamo sempre chiamato analisi desk fondamentalmente, quindi un'analisi di scenario, chiamiamola anche così. Se io chiedessi, ti faccio vedere questa cosa, se io chiedessi a un'intelligenza artificiale stessa la differenza tra analisi di mercato e ricerche di mercato, il paradosso è che se tu guardi queste descrizioni, l'intelligenza artificiale sa benissimo, vediamo qua, La cos'è differenza. un'analisi di mercato e cos'è una ricerca di mercato. Peraltro, anche gli stessi influencer che stanno trattando il tema ultimamente di deep search, sia di ChatGPT che Gemini AI, stanno proprio imputando come ricerca per mostrare insomma le potenzialità di queste evoluzioni delle analisi di mercato. Quindi magari fanno degli esempi chiedendo appunto ai software di tirare fuori una serie di dati sul mercato relativi al prodotto X. Ma E questo cos'è però? questo Analisi o è un ricerca? grosso problema perché lo stesso AI che abbiamo usato prima, che ci faceva vedere la differenza tra analisi di mercato e ricerche di mercato, se tu gli chiedi, come vediamo in questo esempio, di fare una ricerca di mercato su un particolare argomento, lui cosa fa? Lui, lei, non so se lei è una donna o un uomo, me lo richiedo da una vita, però che cosa fa sostanzialmente se tu chiedi fammi una ricerca di mercato, in realtà la fa. Cioè il problema è che questi strumenti vanno a interrogare i contenuti che trovano online e danno dei risultati come se fosse una ricerca di mercato. Vediamo in questo esempio, effettua una ricerca di mercato sulla generazione Z e il rapporto con il lavoro. Io ho fatto qui un Sì. esempio e qui praticamente ci dà un'analisi molto sintetica in questo caso, poi si possono fare più approfondite, ma quali sono le fonti che tira fuori? Se noi andiamo a vedere le fonti, sostanzialmente giudicate voi se queste fonti sono attendibili, non sono attendibili, dove le pesca, ma questi non sono dati dei consumatori, sono dati riportati da una serie di fonti e quindi cosa sta facendo? Una desk. Le ricerche di mercato presuppongono un fil di ricerca, ascoltare qualcuno e faccio una metafora per spiegare qual è la differenza, mentre le analisi di mercato sono sostanzialmente ciò che troviamo online già su un certo contenuto. Metafora, ci provo. Vediamo. È Sono come se curiosa. tu fossi un fotografo, no? Un Sì. conto è mi serve un ritratto della nostra società o per rappresentare la nostra azienda. Io posso andare online e trovare delle fotografie, magari una volta c'era iStock, ma ora c'è l'intelligenza artificiale, mi fa delle foto ed è una cosa. Oppure posso chiamare un fotografo che mi fa un ritratto in studio. Questa è un'altra cosa. Però qui ci sono due, l'analogia è il fotografo viene, ha una relazione con te, ti ascolta e ti scatta la foto.
Quindi quella fotografia lì è una fotografia realistica di veramente quello che è stato detto e quello che tu sei oggi. Se invece usi la foto delle stock o la foto delle AI, magari non sei tu. O magari hai 4 dita o 3 dita, come spesso succede. Esatto. Cioè la fotografia viene un po' storpiata, no? Quindi, ricapitolando, analisi di mercato sono fondamentalmente dei dati che il web riesce a restituirci e l'intelligenza artificiale riesce a riassumere mettendo insieme tantissime fonti. Le ricerche di mercato si basano su dati primari che abbiamo raccolto noi ad hoc sulla base di obiettivi e esigenze di ricerca specifiche, quindi attenzione a come ne parliamo e attenzione anche a come viviamo e utilizziamo gli strumenti, perché sono molto diversi tra di loro e il rischio è che questa confusione poi generi aspettative e utilizzi anche impropri, insomma, dei dati che abbiamo a disposizione. Attenzione peraltro perché le analisi di mercato si nutrono di se stesse, cioè si nutrono sempre più di contenuti che si trovano online ma che spesso paradossalmente sono generati dalle stesse AI. Voi state facendo più analisi di mercato, ricerche di mercato o avevate un po' confuso i due elementi? O le state mescolando, nel senso le state integrando e in che modo, no? Usando quali strumenti, mantenendo come dire, attiva sia la ricerca di mercato con ricercatori e intervistati organici Che vuol dire in carne ed ossa, esatto, tipo. esatto, accompagnando anche a una ricerca di questo tipo, no? Fateci Invece sapere nei analisi di questo commenti tipo. e si apre il dibattito. Sì. A presto! Grazie.